Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna o Venere in Scorpione. Oggi voglio fare una lettura per te ispirata e creativa e la intitolerò La discesa e la rinascita. E come se fosse un rito iniziatico questa stesura per te, una lettura che ti aiuterà a trasmutare, ok? Quindi voglio mettere in luce le ombre, l'ombra che è pronta a emergere. Voglio mettere in luce qual è il messaggio nascosto in questa emersione e cosa può rinascere dalle ceneri. Quindi andiamo a fare oggi una lettura veramente trasformativa e ispirata che mi parlerà della tua discesa e della tua risalita. Allora, andiamo a vedere. L'abisso che ti chiama per nome, il sussurro che si è celato nel pianto e il fiorire nero oro del tuo potere trasformativo. Andiamo a fare proprio come se fossero, come direbbero gli sciamani, delle ossa divinatorie nel fuoco del tuo cuore, ok? Andiamo a fare proprio un rito di trasformazione e di passaggio. Vediamo. Dove per te la morte è un salto quantico, la morte è intesa come oscurità da cui trai tutte le più potenti forze. Vediamo. Scorpione. Qual è l'abisso che ti chiama per nome? L'ombra che è pronta ad emergere. Qual è quel sussurro che si cela nel dolore o nel pianto, quel messaggio nascosto nella dolce tristezza o dolce malinconia? Cosa può rinascere dalle ceneri? Il tuo fiorire, il tuo potere trasformativo. Ok. Facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Quale ombra è pronta ad emergere? 2 di bastoni. L'ombra che emerge è quella del dubbio sulla direzione da prendere. C'è un desiderio trattenuto, c'è una certa fame di futuro non ancora agita. Questo 2 di bastoni ti mette davanti a un bivio dell'anima, dove forse stai guardando il mondo da una sorta di torre interiore, no? Però senza ancora uscire. Quest'ombra è la tendenza a trattenere la visione per paura di perdere la sicurezza attuale, va bene? E qua mi stanno dicendo che c'è una sorta di decisione rimandata, forse un sogno congelato, una decisione rimandata, un sogno congelato, forse una forza creativa che hai incatenato per paura del caos che potrebbe portare. Io credo che c'è una forza creativa che hai incatenato per paura del caos che questa stessa forza potrebbe portare. Come vi insegno sempre, il caos è l'humus creativo, no? Da cui tutto ha origine. E proprio la paura di perdersi in questo caos determina il fatto che vengano occultate le nostre più grandi capacità. Questa è l'ombra. C'è questa paura di far emergere questo caos prendendo una certa decisione. Però ciò che trattieni per paura di perdere, già perduto nell'ombra, non so, mi spiego? Sì, questa è l'ombra. Qual è il messaggio nascosto nel dolore? Che hai provato, che puoi provare o che
potresti provare? Qual è il messaggio contenuto in questo dolore? Vediamo. Wow, la giustizia ci picchia, una bella lezione animica qua. Allora, la giustizia sul punto del messaggio, scusa, nascosto nel dolore, ti dice che il dolore è un maestro, arriva per giustizia divina. Come diceva Eckhart Tolle, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. E come vi dico sempre io, il dolore è la chiave di volta della nostra esistenza. Questa carta ti mostra dove non sei stata fedele a te stessa o a te stesso, dove hai potuto barattare la verità per l'equilibrio esteriore, dove hai potuto tacere il cuore per mantenere la forma. È come se dicesse questa carta: sii radicalmente vera, sii radicalmente vero, taglia, recidi, purifica ciò che non è allineato con la tua essenza più profonda. Quindi il messaggio nascosto nel dolore è proprio questo: arriva perché ti è maestro, affinché tu possa tagliare e recidere ciò che non è in allineamento con la tua natura profonda. E quindi qua devi tagliare e recidere la paura di darti a una scelta che potrebbe fare caos. Devi darti. Sì. Perché allora, se tu decidi di fare una scelta, no? C'è dentro di te, nel tuo cuore, qualche cosa qua con queste carte che non hai scelto, che non stai scegliendo, che un humus creativo, qualche cosa, no? Di forte che sta nascendo in te o che è sempre stato lì. Alleati all'emozione che ne deriva. Paura, il dio Pan, ansia, agitazione. Io mi do a quest'ansia, io mi do a questa agitazione. Io ho fede in quest'ansia, io ho fede in questa agitazione. Allora dovete sapere, quando mi dovevo esibire, sapete, ho fatto la cantante, sono una cantante anche, ancora. Non perdiamo mai quello che siamo stati perché il tempo non esiste. Allora io avevo un'ansia pazzesca prima di esibirmi a ogni palco, su un palco, tantissime persone. E quindi io mi alleavo alla mia ansia. Io e la mia ansia siamo qui. Ecco, adesso farò un concerto con lei, perché senza di lei io non posso, se non mi alleo alla mia ansia, non posso fare un concerto grandioso. E succedevano cose incredibili, bellissime. Mi alleo alla mia ansia, a quella che la mia mente vede nemico, ok? E andiamo a vedere adesso che cosa può rinascere dalle ceneri. Wow, il sole. Questa è la rinascita, proprio pura, semplice come un bambino. Il sole ti dice che sei pura luce, gioia infantile, rivelazione, amore senza maschere. Dalle ceneri, ciò che hai lasciato andare, nasce la tua parte più vera, quella che non ha bisogno di difese né di ruoli, solo di brillare e amare. Questa è la tua rinascita sciamanica, il ritorno alla luce dopo le discese negli inferi, come Persefone, come Persefone. Questa è la luce che si guadagna solo attraverso l'ombra con occhi aperti. Cioè, quando tu guardi l'ombra con occhi aperti, tu hai attraversato l'ombra con occhi aperti. Quindi questa è la luce che ne guadagni. Ed è, ragazze mie, ragazzi, la rivelazione proprio della tua essenza, una visione proprio poetica e ampia del tuo cammino qui sulla terra, no? E se dovessimo trasmutare in poesia questa stesa bellissima, ti direi che nel tuo cuore riposa un bivio, la tua ombra e il desiderio che ancora non ho avuto il coraggio di incarnare. Ma ora ascolto la lama del dolore che mi dice dove ho finto
dove ho ceduto. E da questa cenere nasce il mio sole, nudo, luminoso, sacro. Non una maschera, ma un nome, il sacro. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo, non hai più bisogno di nascondere il tuo splendore. Dopo la notte tu splendi, non perché non hai paura, ma perché non hai più bisogno di nasconderla. Cioè noi avremmo la paura, no? La più grande paura con la quale ci confronteremo sempre è la paura della morte. Vi dico sempre di allearci a questa dea, agli dei, affinché tu possa percepire la morte come un transito e non come la fine di tutto, perché non esiste questa fine di tutto. In natura tutto è ciclico, noi siamo natura, non esiste la fine di niente, non esiste un inizio e una fine, è un continuo. In natura noi non abbiamo un inizio e una fine, le stagioni sono cicliche, si alternano. Tu non puoi dire per esempio dove inizia o finisce una quercia, la quercia è già contenuta nella ghianda. Non c'è un inizio, non c'è una fine, è tutto ciclico. Noi siamo natura, stiamo riportando il sacro in quello che siamo sempre stati. E quindi come attraversiamo, come ci alleiamo agli spiriti, alle emozioni, al dolore, noi compiamo ogni volta una piccola morte. Noi ogni volta compiamo il transito quando ci alleiamo alla forza, al Dio, che può essere tristezza, abbandono, rabbia, paura, che ci porta a una sensazione di dolore. Ogni volta che noi ci alleiamo a quello dicendo ho fede in te, ho fede in te, ho fede in questo dolore, ho fede in questa sensazione, magari senza chiamarla dolore, senza il giudizio, perché dicendo la parola dolore c'è giudizio, no? Ho fede in questa sensazione, ho fede in questa sensazione che sto provando, qualsiasi essa sia. Tu stai compiendo un atto rituale. Stai compiendo il cosiddetto transito, quello che la mente chiama morte, perché la morte è la morte della mente, la morte dell'io, la morte dell'ego, è la stessa cosa. Allora tu rinasci splendendo, senza paura. Ok? Una stesa bomba, ragazze mie, ragazzi, bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Vediamo in cosa rinasci, in questo momento hai bisogno di sapere in cosa rinasci esattamente, con questo bellissimo sole, in questa luce. Vediamo un po' in cosa rinasci. Wow! Poeta! Poeta, rinasci proprio. Chi sono i poeti? Quelli che noi chiamiamo in Occidente, abbiamo chiamato nella tradizione nostra storica poeti, sono gli sciamani. Per tutte le tradizioni animiste sono gli sciamani. Gli sciamani cosa fanno? Raccontano delle storie iniziatiche. Oltre a fare rituali, raccontano delle storie iniziatiche. L'anima parla attraverso i simboli, il linguaggio dei simboli, tutto è un simbolo. Tant'è che la creazione dell'anima, quello che tu crei in qualità di anima, si chiama mitopoiesi. Tutto è una creazione dell'anima. E allora quando tu guardi ogni creazione dell'anima sotto forma di simboli che ti ricollegano a lei, al divino, allora è fatta. È fatta. Qua dice che tu esprimi la visione interiore dell'anima attraverso il linguaggio simbolico. Comunicherai perfettamente con l'anima, facendo quello che vi insegno sempre, che è la creazione, la creazione della tua realtà alleata o alleato con il tuo amante mistico. E non che sono i miti naturali, no? E non con i miti sociali, quelli che ti hanno fatto sopprimere determinati aspetti e la necessità di prendere una decisione in conformità di qualcosa che senti ma hai paura a fare per un giudizio o per dei giudizi. E quindi tu alleandoti con gli dei, e con il tuo spirito creativo, con l'anima, tu creerai una realtà straordinaria, senza paura, senza giudizio.
Wow. Questa è tra le stesse più potenti, ragazze mie, ragazzi. Sia che voi abbiate il segno dello Scorpione, o l'ascendente, o la Luna o Venere, c'è questo potente archetipo che vi compete, che vi risuona e che ha a che fare proprio con questa necessità di esprimere la tua Persefone e il regno di Ade, laddove sono custoditi i più grandi tesori dell'umanità. E tu sei qui per incarnare questo grande eroe, questa grande eroina, incarnando te stessa prima di tutto in questi grandi tesori, queste grandi potenzialità, talenti e creatività e portare l'esempio di questa realizzazione magnifica. Ok? Wow, mamma mia, bellissimo! Vediamo cosa ti dice l'oracolo della magia. Un nuovo giorno ti aspetta, domani il mondo ti aspetta. E qua cosa c'è? Ci sono i pesciolini, qua c'è una ragazza che si sveglia sotto l'acqua. Il tuo archetipo, Scorpione, profondità degli abissi, profondità, i tuoi più profondi abissi dove sono custoditi i tesori più grandi dell'umanità e quindi anche i tuoi, nell'inconscio collettivo. Ti risvegli e proprio come ti dicevo prima, guardi l'ombra con gli occhi accesi, ti risvegli nella tua home, ti risvegli nel regno sotterraneo e in questo modo acquisisci tutta la bellezza che c'è nelle tue profondità, realizzando cose inimmaginabili con il sole. Mamma mia, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui perché è bellissima veramente. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti invito sempre a praticare i rituali, i mantra e le meditazioni guidate che facciamo nella nostra scuola per realizzare tutti i tuoi più grandi obiettivi con la verità autentica che ci viene dalle grandi tradizioni animiste che sono alla base di tutto ciò che poi è stato creato e che conosciamo oggi. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!